Che cosa facciamo oggi, Sam? Quello che facciamo tutti i giorni, Pomino. Cercare di conquistare il mondo. Ah sì? E come pensi di farlo? Con l'arma definitiva. Pillolini, miei cari pillolini, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un disastro. No, no, non in senso negativo, ma di Disaster Blaster. Titolo indie sviluppato e pubblicato da Jarsic Games, i quali voglio ringraziare per avermi fornito una key per realizzare questo video. Bene, il mio fiammante razzo mi aspetta. Nel frattempo che arrivo, sigla. E finalmente abbiamo il nome di questo nuovo format. Se questo è il tuo primo video che vedi su questo format, lasciami spiegarti in breve di cosa si tratta. Repills è il format dedicato alle review, ma non quelle classiche a cui siamo abituati. Non ci saranno voti, ma solide in realtà, volevo dire, ma molto più particolare e personale. Questo spiega anche il nome. L'obiettivo è di raccontarti un gioco attraverso il mio punto di vista, con annessi miei pensieri personali o eventuali feedback da dare agli sviluppatori. Alla fine il voto sarà semplicemente un mio consigliarti o sconsigliarti il titolo che stiamo trattando. Bene, definita questa piccola premessa, tornerei al gioco di oggi. Disaster Blaster è un deck builder con elementi roguelite sviluppato da Jarsic Games. Esso è ispirato dal gioco da tavolo Boss Monster e devo dire che le analogie si vedono e come. Il tuo obiettivo è molto semplice, costruire l'arma definitiva in grado di piegare i pianeti che visiterai. Chi deciderà di opporsi andrà incontro a un bel proiettile laser in mezzo alla fronte, sparato dal tuo blaster. Potrebbe anche finire arso vivo, congelato, in 1000 pezzi, insomma, non un finale positivo. Le premesse di trama sono molto semplici, ma c'è effettivamente qualcosa di più? Assolutamente sì. Il gioco presenta di fatti una lore dei vari pianeti e dei suoi abitanti, sbloccabile attraverso degli obiettivi specifici. Essendo ancora in territorio non spoiler, non posso dirti altro, se non che essa esprime perfettamente i vari pianeti e chi li abita. Diciamo che sarà uno strumento utile per comprendere meglio cosa ti circonda, e questo è uno dei primissimi punti positivi del gioco. Normalmente ti rimanderei alla sezione spoiler per sapere qualcosa di più sulla trama, ma questa volta voglio fare uno strappo alla regola. Diciamo che in questo caso penso che sia un'esperienza unica da provare e raccontarla rischierebbe di rovinarla, soprattutto per quella piccola chicca finale che ho tanto apprezzato e per cui mi ha strappato un bel sorriso. Bravi Jarsic Games, molto bravi. Se vorrai sapere cosa intendo, beh, non ti resta altro da fare se non giocare il gioco ed arrivare fino alla fine. Passando invece al comparto grafico e all'art direction, Disaster Blaster presenta una bellissima e coloratissima pixel art in 2D con effetti visivi, come ad esempio le esplosioni, più realistici. Essendo stato sviluppato in Java, tutto ciò che vedrai a schermo è stato realizzato a mano, e quando dico tutto, intendo proprio tutto. Può sembrare una cosa scontata o di poco conto, ma fiati che sviluppare in Java non è proprio una passeggiata. Ho ancora dei ricordi del Vietnam di quando studiavo programmazione e avevo messo le mani proprio su Java. Se fossi in te supporterei gli sviluppatori anche solo per la loro chaddanza, tale da avergli dato il soprannome di Chadsic Games. Scherzi a parte, devo fargli i complimenti perché il tutto è stato confezionato con molta cura e ciò è ben visibile sin dal menu principale. Disaster è di nome e anche di fatto, e per questo avremo molteplici cose che accadono a schermo. Nonostante l'evidente enfasi dell'azione, con colori molto accesi e gli effetti visivi ben presenti, gli sviluppatori hanno fatto in modo che il tutto coesistesse all'interno dello schermo, e questo è una nota di forte pregio. Purtroppo in questi casi è molto facile incappare nell'errore di inserire troppe cose a schermo e così facendo confondere il giocatore o la giocatrice, ed è ben evidente quanto i ragazzi di Jarsic avessero bene a mente questa possibilità. Per questo motivo, dal lato giocatore, potrai anche scegliere il colore del tuo personaggio da una piccola rosa di colori, scelti per essere sempre ben evidenti sullo schermo. Ottima scelta di design, oltre che per dare un piccolo elemento di personalizzazione. Ulteriore elemento che ho fortemente apprezzato sono le animazioni di fine partita. Ogni pianeta, infatti, avrà una propria animazione di esplosione, dopo aver inserito la carta finale. Un piccolo dettaglio, certo, ma sono proprio questi piccoli dettagli quelli che apprezzo di più. Passando al level design, esso è molto semplice. Passeremo da superfici completamente piane a piccole collinette o fossi in cui è contenuta dell'acqua e che possono costituire come ripari una volta eliminata.
Normalmente sarebbe un elemento a sfavore, ma contando il suo essere in 2D ed il fatto che il vostro personaggio si muoverà e sparerà in totale autonomia, questa scelta risulta azzeccata secondo me. In primis per evitare che esso si incastri malamente da qualche parte, ma anche perché essi possono essere sfruttati a nostro vantaggio, insieme alle carte. Se ad esempio abbiamo dei nemici molto aggressivi che ci possono colpire dall'alto, nasconderci in un piccolo fosso e allontanandoli ci darà una protezione da un colpo che normalmente ci sarebbe arrivato direttamente addosso. Nella sezione gameplay spiegherò meglio questo concetto, ma ad ora posso dire che le due cose siano fortemente legate e che gli sviluppatori abbiano trasformato un apparente punto di debolezza in forza. E direi che è proprio arrivato il momento di parlare del cuore pulsante di questo Disaster Blaster, il gameplay. Essendo un deck builder dovrete costruire un deck di carte sul vostro blaster. Esse si svolgeranno partendo dalla prima di sinistra ed arrivando all'ultima di destra, e avrete a disposizione un set di carte molto nutrito. Avremo carte azione, elementali, passive e di aumento di danni, tutte ben distinte tra loro tramite dei colori di categoria e di vario tipo. Avremo ad esempio carte che possono velocizzare la compilazione del blaster, altre che possono dare fuoco a nemici e palazzi, altre che ingrandiscano e velocizzino i proiettili sparati. Insomma, tutto il necessario per costruire l'arma definitiva. Essendo il tutto molto matematico, ti chiederai se debba tenere a mente tutte le informazioni e la risposta è no, non dovrai farlo. Non dovrai farlo perché a schermo avrai tutte le informazioni necessarie. Passando il mouse sulla carta avrai le informazioni necessarie per capire cosa faccia. Il blaster inoltre segna in tempo reale i danni inflitti da ogni colpo sparato e come esso cambia con l'inserimento delle varie carte, ed in basso a sinistra avrai un piccolo box in cui potrai tenere traccia di quanti effetti sono applicati al tuo blaster o a quanto ammonti la percentuale delle carte basate appunto sulla percentuale. Diciamo che si vede che gli sviluppatori abbiano per primi pensato che le informazioni da tenere in conto fossero molte e questo è un altro pregio del gioco. Ovviamente alla tua prima partita sarà presente un comodissimo tutorial che ti illustrerà tutte le meccaniche, ma avere una sorta di reminder non fa mai male. Metti caso che mi dimentichi che effetto abbia una carta, almeno così posso consultarla tranquillamente. Ulteriore elemento grafico utilizzato per informare il giocatore o la giocatrice risiede nel timer. Il cursore, difatti, diverrà un piccolo orologio, il cui al suo completamento aprirà la schermata del blaster. Qui ti saranno fornite 3 opzioni. La prima è la carta disponibile in quel momento, la seconda è la possibilità di scambiare 2 carte all'interno del blaster, la terza invece ti assegnerà dei punti da aggiungere ai tuoi totali o, nel caso di danni subiti, il recupero di un cuoricino. Prima ti avevo citato la possibilità di cambiare colore al tuo scienziato, ma se oltre a ciò ti dicessi che puoi cambiare anche personaggio? Proprio così. In Disaster Blaster avrai la possibilità di scegliere tra un nutrito roster di personaggi, tutti potenziabili fino a un massimo di 2 volte ciascuno. Partiremo con il protagonista principale, Neil, ma man mano che procederemo nel gioco ed otterremo denaro, potremo sbloccare altri personaggi, ognuno con le proprie abilità passive peculiari. Il denaro infatti è un altro degli elementi centrali del gameplay di Disaster Blaster. Questo perché sarà fondamentale sia appunto per potenziare i tuoi personaggi, sia per sbloccare nuovi pianeti e nuove carte da poter utilizzare in partita. Esso sarà incassato alla fine di ogni partita. In base a quanti punti avrai totalizzato e se avrai superato le 3 sfide di ogni pianeta, il punteggio si convertirà in moneta sonante, da poter spendere per renderti ancora più pericoloso e letale. Le meccaniche non sono ancora finite qui, no. Ve ne sono 2 ulteriori inserite in Disaster Blaster. La prima è la possibilità di uno scudo. Quando verrai colpito, talvolta avrai la possibilità di parare il colpo. Ciò si tradurrà nella distruzione di una carta del tuo blaster, quella che non produce del danno o in entità minore. Questa piccola ma importante meccanica nasce come malus per scombinare i tuoi piani, ma può essere utilizzata anche a nostro vantaggio. Poniamo il caso che tu voglia liberarti di uno spazio ma che non sia arrivata una carta ottima per lo scambio. Perdendone una che avevi, già avrai la possibilità di utilizzare una carta migliore e così applicare la tua strategia. O salvarti da morte certa. La seconda meccanica invece è l'Eureka. Ogni 10.000 punti ottenuti sbloccherai l'Eureka, un bonus che ti darà la possibilità di scegliere tra 3 carte, al posto della classica singola. Questa meccanica diventa particolarmente utile soprattutto quando magari non si sono trovate ancora delle ottime carte o se si vuole tentare di far evolvere una di quelle presenti nel tuo blaster. Proprio parlando dell'Eureka avrai l'ultimo feedback da dare agli sviluppatori, ovvero di poterci dare la possibilità di bruciarla, senza scegliere alcuna carta, o di avere dei reroll limitati. Quando userete l'Eureka dovrete per forza scegliere tra le 3 carte proposte da inserire nel blaster. Questo potrebbe portare a una situazione di svantaggio,
soprattutto se si hanno buone carte e, nella ricerca di una loro versione più potente, si è costretto a diminuire il danno inflitto. Con la possibilità di saltare la selezione o di forzare una nuova pescata, si potrebbe ovviare a questo problema, andando anche a migliorare la stratificazione della strategia, dato che così facendo i rischi aumenterebbero in entrambi i casi. Prima ti avevo anche parlato di componenti roguelite, ma quali sono esattamente? Esse si traducono molto semplicemente nella casualità, sia delle carte che delle situazioni. Escluse le prime due carte di una nuova partita, i quali saranno sempre un +2 e per 2 ai danni, le successive proposte saranno scelte casualmente dal gioco. Non sarà un casuale al 100% però, perché quelle che ti verranno proposte avranno come filtro ciò che hai presente nel blaster e ciò che ti manca. Poniamo ad esempio che tu non abbia ancora una carta elementale. Una delle prossime carte che potrebbero uscire sarà con molta più probabilità proprio una carta elementale. Direi che questa sia stata un'ottima scelta da parte degli sviluppatori, perché in questo modo ci possono fornire la possibilità di avere o sviluppare una strategia. Se fosse stato tutto completamente casuale, esso sarebbe stato molto più difficile, se non addirittura impossibile. Ed è proprio nella strategia la chiave della casualità degli eventi. Eventi come la distruzione di una carta, prima citata, fanno sì che il giocatore o la giocatrice debbano essere sempre attenti a cosa accade, perché casualmente potrebbe succedere qualcosa di inaspettato e devono essere pronti a tutto. Non troppo ironicamente, anche questo racchiude perfettamente il concetto di disaster. Arrivati a questo punto avrei capito che la semplicità di Disaster Blaster sia solo una specie di guscio. Al suo interno si nasconde un gioco molto più stratificato e con meccaniche easy to learn, hard to master. Solitamente il genere roguelite non mi fa gridare al miracolo, questo perché pochi titoli del genere sono riusciti a catturarmi completamente e sono felice di dirti che Disaster Blaster è proprio uno di quelli. Nonostante le premesse molto semplici, gli sviluppatori sono riusciti a creare un gameplay loop che è effettivamente un loop, ma che non ti fa sembrare di star spuntando una checklist di cose da fare, bensì qualcosa in cui sei fortemente incluso e per cui devi prestare attenzione. Seppur vero che il personaggio abbia una sorta di autoplay, tutto il resto dovrai mettercelo tu. Tutto ciò ha creato un gameplay coinvolgente che ti spinge a fare una partita in più e cercare di fare il maggior danno possibile, per vedere quale sia il limite. Parlando invece della difficoltà, l'ho trovata ben bilanciata nel suo essere crescente. Alla difficoltà normale richiederà sì della strategia, ma non sarà qualcosa di invalidante. Man mano che procederai nei vari pianeti diventerà sempre più imperativo che tu abbia masterato le varie meccaniche per poter arrivare fino alla fine, ma non sarà mai qualcosa di troppo, né troppo facile né troppo difficile. Ovviamente a difficoltà difficile le cose si faranno ancora più interessanti e dovrai sfoderare i tuoi migliori deck per poter avanzare. L'unico pianeta che durante le mie partite purtroppo ha presentato uno spike di difficoltà è il penultimo. Un tipo di nemico specifico colpisce un po' troppo in fretta rispetto agli altri, costringendoti a dover inserire almeno un velocizzatore per contrastarlo. Fortunatamente gli sviluppatori sono al corrente di questa cosa e molto probabilmente all'uscita di questo video sarà anche stato corretto. Piccola novità per Repills è uno spazietto dedicato al sonoro. In Disaster Blaster non avremo il parlato, ma avremo effetti sonori realistici, come le esplosioni o i colpi di blaster, i quali restituiscono un ottimo feedback audio ed il quale aumenta l'immersività dell'esperienza. La stessa cosa si può dire delle sue musiche, con composizioni semplici ma efficaci nel creare un ottimo sottofondo al disastro che combinerai su questi pianeti. Anche qui si denota cura da parte del team di Jarsik, poiché le musiche composte completano perfettamente l'opera, riuscendo a non sovrapporsi agli effetti sonori, facendo in modo che il disastro resti solo a schermo e non si manifesti anche nelle tue orecchie. In questi casi è più facile sbagliare e creare più trambusto di quanto sperato, ma in questo caso il buon Daniele, il compositore, ha fatto davvero un ottimo lavoro, creando delle tracce molto orecchiabili che accompagnano perfettamente le nostre scorribande. Non avendo la sezione spoiler per questa volta, direi che sia arrivato il momento delle conclusioni. Disaster Blaster è un gioco dall'anima semplice, ma che nasconde una muscolatura di meccaniche e sottomeccaniche invidiabile, il tutto avviluppato in una pixel art meravigliosa. Nel panorama infinito dei roguelite riesce a ritagliarsi un piccolo spazio per le sue idee coraggiosi, peculiari e decisamente fuori dall'ordinario. Il gameplay loop, così ben strutturato, riuscirà a far sì che ogni partita sia una gioia da giocare, che essa sia una semplice partita fugace o una full immersion. La moderata longevità dimostra come voglia essere un gioco che si lascia giocare, ma che non ambisce ad essere qualcosa che non è, e sinceramente questo lo trovo un ottimo punto a suo favore. Jarsik Games è riuscita a confezionare un piccolo gioco, il loro primo gioco, il quale saprà regalarti molte ore di divertimento spassionato,
accompagnato da una colonna sonora che sicuramente riuscirà a rimanerti in testa. Un gioco che ti consiglio caldamente di giocare, poiché è in grado di lasciare in tutti qualcosa, sia chi cerca di scalare le classifiche, sia chi lo gioca saltuariamente tra una partita e l'altra. C'è qualcosa che Disaster Blaster mi ha ricordato, ed è di non mollare mai, di credere nei propri progetti e nei propri sogni. Posso dirvi, senza mezzi termini, che questo sia uno dei 2 giochi speciali per il canale, poiché mi ha permesso di evolvere come persona e creator, spingermi al di là della mia comfort zone e così creare questo nuovo format. Il secondo lo vedremo in futuro, dato che non è ancora uscito. Disaster Blaster è attualmente disponibile per PC, tramite Steam, al costo di soli 10 euro. Come ultima cosa, vorrei ringraziare ancora i ragazzi di Jarsic Games per questa opportunità. Vi auguro che questo sia davvero il trampolino di lancio che sperate e di poter sentire ancora il vostro nome nel panorama videoludico. Allo stesso tempo, spero di poter collaborare con voi ancora in futuro. Se vorrai provare anche tu questo gioco, in descrizione troverai il link per arrivare alla pagina Steam dedicata. Invito sempre a supportare gli sviluppatori, ma quando essi sono italiani e meritano, diciamo che è un valore aggiunto per il sottoscritto. E tu invece cosa ne pensi? Proverai questo gioco? E se lo conoscevi già, ti è piaciuto? Fammelo sapere qui sotto con un commento. Ah, e la prossima volta ricordati di portarti dietro un blaster quando combinerai un disaster. E con ciò il video si conclude qui. Spero che sia stato di tuo gradimento. Se così fosse, ti invito a lasciare un mi piace, iscriverti al canale, attivare la campanellina per essere sempre notificato o notificata sull'uscita di nuovi video e di condividerlo ai tuoi amici o ai tuoi cari. Inoltre, ti invito a passare anche dagli altri miei social per estendere gli orizzonti del canale e per sapere anche quando sono in live sul canale Viola. Trovi tutto quanto qui sotto in descrizione. Sono piccoli gesti che occupano poco tempo e che supportano il canale ed il progetto. Grazie. Detto ciò, dal vostro Pillole è tutto, ci rivediamo ad un prossimo video. Pillola out.